un dolore eterno che si rinnova ogni giorno, un corpo immenso, immobilizzato nelle tenebre più profonde del cosmo. 2 avvoltoi che scendono all'alba, puntuali come il destino stesso. Cosa può avere fatto un essere per meritare una simile punizione? Oggi esploriamo uno dei miti più inquietanti e meno conosciuti della tradizione greca, dove il desiderio, la dismisura e la vendetta divina si intrecciano in una spirale senza fine. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast, Giacomo e Sisifo Felice. Grazie anche a Denise, Dalila, Coboa e Wallman, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria Chiara e Jimbo, e infine ad Alessia, Raul e Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questa puntata è dedicata ad una mia giovanissima ascoltatrice, Agata. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 224. Tizio, l'imperdonabile Brahma. Hai mai provato una fame così intensa che ti sembrava di avere un buco nello stomaco? Una fame che divora, che consuma. Immagina ora di sentirla non allo stomaco, ma al fegato. Un dolore lacerante, incessante, che si ripete giorno dopo giorno all'infinito. In quello che si potrebbe definire il pavimento del punto più profondo del Tartaro, un gigante è disteso a terra. Il suo corpo è così vasto che per percorrerlo tutto dovresti camminare per 9 iugeri, una superficie immensa, quanto 2 campi da calcio affiancati. Le sue braccia e gambe sono immobilizzate contro la roccia nera, il torso nudo esposto agli elementi del mondo sotterraneo. E poi li senti. Il battito d'ali, in lontananza all'inizio, poi sempre più vicino. 2 avvoltoi enormi, dagli occhi rossi come tizzoni ardenti e con becchi affilati come ossidiana. Puntualmente, all'alba di ogni nuovo giorno di tormento, si posano sul corpo del gigante e danno inizio al loro macabro pasto. Non si limitano a beccare la superficie, affondano i becchi esponendo le viscere, strappando lembi di fegato che rinascerà durante la notte, pronto per essere nuovamente dilaniato. Il gigante urla il suo dolore e la sua impotente rabbia, ma le sue grida si perdono nell'immensità del Tartaro, mescolandosi ai lamenti di Tantalo che cerca invano di raggiungere acqua e frutti, al rumore del mastro di Sisifo che rotola giù per l'ennesima volta, al crepitio delle fiamme perenni di Issione. È Tizio, figlio di Zeus e della mortale Elara, e questa è la sua punizione, eterna, implacabile. Meritata? Già che sei rimasto fin qui, vieni con me alla scoperta di un'altra storia nascosta negli abissi del Tartaro, dove proseguiamo il nostro viaggio allucinante. La storia di Tizio ha origine, come spesso accade nei miti greci che abbiamo incontrato, con una infatuazione di Zeus. Il re degli dei, durante uno dei suoi frequenti viaggi sulla terra alla ricerca di bellezze mortali, si imbatte in Elara, principessa di Orcomeno, in Beozia. La giovane donna possiede una bellezza rara che cattura immediatamente l'attenzione del dio. Elara non è una donna qualunque. Figlia del re Orcomeno, discendente delle antiche divinità fluviali, nel suo sangue scorre una connessione profonda con le forze della terra.
I suoi occhi hanno il colore cangiante del fiume che attraversa la sua città natale, la sua voce il suono melodioso dell'acqua che scorre tra le rocce. Il re degli dei decide che quella mortale dovrà essere sua, e così avviene. Non è noto con quale stratagemma Zeus sia riuscito ad entrare nelle grazie della bella principessa, ma una cosa è certa: prova per lei un senso di protezione. La gioia di Zeus è infatti offuscata da un timore. Hera, sua moglie, ha sviluppato una capacità, potremmo dire divina, di percepire le sue infedeltà. Il suo sguardo, simile a quello di un'aquila, scruta costantemente la terra in cerca di segni di tradimento. E la sua vendetta, come ben sappiamo da molti altri miti, può risultare devastante. Apollodoro, nella sua biblioteca, ci spiega come Zeus cerchi di proteggere Elara. Zeus, temendo la gelosia di Hera, nascose Elara sottoterra, dove partorì Tizio, un essere di straordinaria grandezza. Cosa significa davvero nascondere sottoterra? Non è semplicemente un eufemismo per dire che la fece sparire. Immagina Zeus che crea letteralmente un passaggio nelle viscere della terra, una grotta profonda che si apre solo al suo comando. Ed Elara, che, guidata da Zeus, entra in questa caverna sotterranea. Il passaggio si richiude alle sue spalle, lasciandola in un mondo alieno di stalattiti scintillanti e laghi sotterranei illuminati da un bagliore fosforescente. Qui, nell'abbraccio caldo della terra, la giovane trascorre la sua gravidanza. È un luogo singolare questo utero ctonio. L'aria è densa di minerali. L'acqua ha sapori che non esistono in superficie. E mentre il ventre di Elara cresce, anche la caverna sembra espandersi, quasi in simpatia con la vita che si sviluppa al suo interno. Il travaglio, quando sopraggiunge, è straordinario. Le contrazioni di Elara fanno tremare la terra stessa. Il parto è fatale per la giovane. Il suo corpo non può sopportare lo sforzo per dare alla luce un essere di tali proporzioni. Mentre esala l'ultimo respiro, la terra stessa si apre per accogliere il neonato. È per questo che i poeti antichi chiamano Tizio figlio della terra, perché è Gea, la terra madre, che completa ciò che Elara ha iniziato. Tizio cresce ad un ritmo stupefacente. Si nutre del midollo della terra, beve da fiumi sotterranei che nessun mortale ha mai visto. La sua pelle assume una tonalità che ricorda una roccia vulcanica, i suoi capelli crescono folti e selvaggi come le radici degli alberi più antichi. La sua voce fa vibrare le montagne e il suo passo provoca terremoti. Strabone, nella sua geografia, ci dice che secondo alcune versioni Tizio cresce in Eubea, secondo altre nella Focide, terra di montagne aspre e valli profonde. Chissà lo stupore dei primi mortali che lo incontrano. Immagina dei pastori che, conducendo il gregge in qualche vallata remota, si trovano improvvisamente davanti questa figura gigantesca che emerge dalla terra come una montagna che prende vita. La sua adolescenza è segnata dalla scoperta del proprio potere. Tizio si diverte a spostare colline, a deviare il corso dei fiumi con le mani. Zeus osserva il figlio da lontano, orgoglioso della sua potenza, ma anche preoccupato del suo carattere impetuoso. Tizio non conosce limiti, non comprende la moderazione. È abituato a prendere ciò che vuole quando lo vuole. Il sangue divino che scorre nelle sue vene lo predispone alla grandezza, ma anche all'arroganza. Persino il suo corpo riflette questa mancanza di misura. Nell'Odissea viene descritto con parole che ne sottolineano la natura smisurata. E vidi Tizio, figlio della terra gloriosa, che giaceva al suolo, e 9 iugeri copriva. Questo gigantismo fisico è il riflesso esteriore della ibris che cresce nel suo animo. Come il suo corpo non conosce proporzioni naturali, così il suo spirito ignora i confini imposti dagli dei. E come spesso accade nei miti greci, è proprio questa tracotanza a segnare il suo destino. È una giornata luminosa nella Focide antica. I campi di grano si curvano sotto la brezza. Gli ulivi argentati brillano sotto il sole estivo.
Una figura femminile attraversa questo paesaggio idilliaco, dirigendosi verso Pito, l'antico nome di Delfi. Il suo passo è leggero, quasi danzante, ma il suo portamento rivela la sua natura divina. È Leto, Latona per i romani, madre di Apollo e di Artemide, amata da Zeus molto prima che il dio posasse gli occhi su Elara. La sua bellezza è di quelle che catturano lo sguardo, non per opulenza o appariscenza, ma per una grazia eterea, quasi impalpabile. Il luogo dell'incontro tra Leto e Tizio è Panopea, una cittadina della Focide, nota per i suoi vigneti. È significativo che questo luogo si trovi lungo la via sacra, il percorso che i pellegrini seguivano per raggiungere l'oracolo di Apollo a Delfi. Alcuni frammenti aggiungono un dettaglio inquietante. Zeus stesso avrebbe instillato in Tizio il desiderio irrefrenabile per Leto. Perché? Forse per mettere alla prova il figlio, per vedere se avrebbe saputo controllare i propri impulsi. Zeus inserì nel suo animo il desiderio di unirsi alla dea, per vedere se il figlio della terra avrebbe saputo dominare le passioni, come si addice a chi ha sangue divino. Se così fosse, il test fallisce drammaticamente. Nascosto dietro un boschetto di cipressi, Tizio osserva Leto che si avvicina. I suoi occhi divorano la figura della dea. Il desiderio si infiamma nel suo petto come un incendio impazzito, consumando ogni traccia di ragione. Per un attimo, forse esita. Una voce lontana nella sua mente gli ricorda chi è lui, chi è lei, quali sono le conseguenze di ciò che sta per fare. Ma quella voce viene sopraffatta dal ruggito della passione. Con movimenti sorprendentemente agili per la sua mole, il gigante balza fuori dal suo nascondiglio, bloccando il cammino della dea. Le sue mani enormi si protendono verso di lei. Leto lancia un grido che lacera l'aria come un fulmine. Un richiamo che attraversa valli e montagne, che risuona sull'Olimpo stesso. Un richiamo che giunge all'orecchio dei suoi figli divini. Immagina la scena. Tizio si avventa sulla dea con le sue enormi mani, quelle stesse mani che smuovono colline come fossero sassolini. Forse le sue dita arrivano appena a sfiorare le vesti di Leto quando accade l'impensabile. Il cielo si oscura all'improvviso, come se un'eclissi inattesa rubasse la luce del giorno. Non è un fenomeno naturale, ma l'arrivo fulmineo dei figli di Leto. Apollo con i suoi capelli dorati che brillano come il sole stesso e Artemide, la cacciatrice della corta veste bordata di zafferano, pronta all'azione. Entrambi con gli archi già tesi, frecce divine pronti a punire chi ha osato tanto. I gemelli divini, nati anni prima sull'isola di Delo, hanno ormai raggiunto il pieno fulgore del loro potere. Non sono più i neonati perseguitati dalla gelosia di Hera, ma divinità formidabili, armati dell'arco e delle frecce che mai falliscono il bersaglio. Le loro frecce volano all'unisono, una tempesta di dardi divini che si abbatte su Tizio. Il gigante cadde in ginocchio, il suo corpo immenso si accascia al suolo con un tonfo che fa tremare la terra stessa. Secondo un'altra versione, sarebbe stato Zeus stesso a intervenire, fulminando il figlio ribelle. Qualunque sia la versione della sua morte, è chiaro che per un essere come Tizio, nato dalla terra e generato da Zeus, la morte fisica non può essere una punizione sufficiente. Il suo crimine, l'aver attentato a Leto, amata da Zeus, è evidentemente imperdonabile. E così la sua anima viene precipitata nel Tartaro, dove la attende una pena legata all'enormità della sua colpa. La discesa di Tizio nel Tartaro non è un semplice viaggio, è una caduta vorticosa attraverso strati di realtà sempre più oscuri. Per 9 giorni e 9 notti precipita, accompagnato solo dall'eco della sua colpa che risuona nelle tenebre. Quando finalmente stramazza sul fondo quel pavimento di bronzo battuto che segna il limite ultimo del cosmo, ad attenderlo c'è il suo supplizio. Il suo corpo immenso reclama uno spazio sproporzionato, ma nel Tartaro quello non manca. Le sue braccia e gambe vengono fissate alla roccia con catene forgiate da Efesto.
catene che nemmeno un gigante può spezzare. Sul corpo immobilizzato si abbattono finalmente i suoi carnefici, creature nate, secondo i miti, dal sangue di Tifone, il mostro del caos che osò sfidare Zeus. Le loro ali hanno l'apertura di vele di nave, i loro becchi sono affilati come spade. Si posano sul corpo del gigante e iniziano il loro compito eterno. Virgilio, nel sesto libro dell'Eneide, descrive così questo supplizio. Né devo ricordare Tizio, alunno della terra onnipotente, il cui corpo si estende per 9 iugeli interi, e un avvoltoio enorme con becco adunco gli erode il fegato immortale, e le viscere fertili di pene, frugando per il pasto, abitando nell'alto petto, né alle fibre ricrescenti è concessa requie alcuna. Perché proprio il fegato? Per gli antichi greci quest'organo non era soltanto una parte del corpo, era la sede delle passioni, ma anche il centro della metis, quell'intelligenza pratica, quell'astuzia che permette di agire nel mondo. Il fegato era considerato un organo divinatorio, capace di rivelare i segreti del futuro attraverso la sua osservazione durante i sacrifici. La punizione di Tizio rappresenta perfettamente il principio del contrappasso. Il suo fegato, sede di quel desiderio impuro che lo spinse ad aggredire una dea, viene ora eternamente divorato e rigenerato in un ciclo senza fine. L'organo che non seppe controllare i propri impulsi è ora soggetto ad un controllo esterno brutale e implacabile. Lucrezio suggerisce che la vera condanna di Tizio non è fisica, ma interiore. È il tormento di chi è consumato eternamente dai propri desideri incontrollati, di chi non ha mai abbastanza, di chi è sempre alla ricerca di un appagamento che non arriverà mai. In questo contrappasso cosmico si scorge l'eco di un altro celebre supplizio, quello di Prometeo. Ma mentre il titano agisce per amore dell'umanità, Tizio segue soltanto il proprio egoistico desiderio. È per questo che, mentre Prometeo alla fine viene liberato da Eracle, per il gigante non c'è redenzione possibile. La sua pena è veramente eterna. C'è qualcosa che ci lascia inquieti in questa narrazione, una sproporzione apparente che disturba la nostra sensibilità moderna, una punizione eterna per un atto solo tentato. Non dovrebbe la pena essere proporzionale alla colpa? Se osserviamo più attentamente, forse la vera colpa di Tizio non è il gesto isolato verso Leto, ma l'atteggiamento che ha caratterizzato tutta la sua esistenza. Il mito ci racconta di un essere che ha ricevuto doni straordinari, una statura immensa, una forza sovrumana, persino sangue divino nelle vene. Eppure, ogni privilegio straordinario è stato interpretato da Tizio non come responsabilità, ma come licenza. Nelle viscere della terra, questo figlio di Zeus ha sviluppato non la saggezza, ma la convinzione che il suo straordinario potere lo ponesse al di sopra di ogni regola, che la sua grandezza fisica giustificasse qualsiasi desiderio, che le leggi dell'armonia cosmica, il rispetto degli dei, i confini tra mortali e immortali fossero limiti applicabili solo ad esseri inferiori, ma non a lui. Gli antichi greci comprendevano qualcosa che forse abbiamo dimenticato. Il potere straordinario richiede una straordinaria responsabilità. Chi possiede capacità che superano la norma deve esercitare anche un controllo superiore. La grandezza autentica non sta nel cedere alle proprie pulsioni, ma nel saperle governare. Forse è per questo che l'unica punizione adeguata per Tizio è proprio quella che colpisce il fegato, sede di quegli appetiti che non ha mai imparato a dominare. Guardando al nostro tempo non è difficile scorgere moderni Tizio che, forti di ricchezze smisurate o di potere politico straripante, si muovono nel mondo convinti che la loro posizione li renda intoccabili, che considerano la loro eccezionalità come un lasciapassare per oltrepassare i confini della legge comune e del rispetto dovuto agli altri. Il mito di Tizio ci sussurra che nessuna grandezza, per quanto smisurata, pone qualcuno al di sopra dell'ordine delle cose, che ogni tracotanza trova infine il proprio contrappasso. Nel frattempo il gigante continua a giacere sul pavimento del Tartaro, misurando con il suo corpo immenso l'ampiezza della sua caduta. E la sua pena eterna ci invita a una riflessione. Quale uso facciamo dei nostri poteri, grandi o piccoli che siano?
Alimentiamo la nostra ibris o coltiviamo quella moderazione che gli antichi greci consideravano la più alta delle virtù? L'autentica forza non si dimostra in ciò che possiamo prendere, ma in ciò da cui sappiamo astenerci. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Lascia un like e condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità. Ti è piaciuto questo episodio? Suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. È il gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. Vuoi essere parte ancora più attiva? Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione. Ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.